Ciao a tutti, eccoci in un nuovo video a tema camper. Oggi voglio fare un lavoretto veloce, per curiosità voglio misurare quanto consuma questa lampada qua, che è quella centrale del camper, perché credo che consumi tanto, perché ogni volta che lo accendo sento, per esempio d'estate quando avevo la ventola accesa, sentivo rallentare la ventola. Allora la apro, la misuro e vediamo come, se riesco a capire se è vero che consuma tanto. Faccio questo video facendo vedere come faccio a fare la misura, perché tempo fa uno di voi che ha commentato nei video mi aveva chiesto proprio di far vedere come fare a misurare, perché non sapeva farlo e voleva capire come si faceva. Non conosco abbastanza l'elettronica da fare una lezione su come si usa il tester, però vi faccio vedere come misuro questa lampada qua. La prima cosa di cui mi accorgo è che, essendo un neon, non ho la classica connessione a un solo cavo che va dalla batteria, diciamo da 12 volt, alla lampadina, ma ho ovviamente un'elettronica a cui arriva 12 volt e che dall'elettronica poi va verso la lampada neon. Quindi adesso devo fare un paio di misure. Mi accorgo che i cavi, soprattutto quelli in arrivo, sono un po' tirati, quindi è difficile capire bene come girano, quindi la cosa migliore è togliere il neon. Spostando un po' i cavi mi accorgo che, invece di avere un cablaggio pulito con un solo cavo di arrivo verso l'elettronica, mi ritrovo tre coppie di cavi, due bianchi azzurro e un trasparente rosso, che arrivano verso l'elettronica, quindi devo capire bene che cosa sta succedendo. Ho smontato la plafoniera e, guardando da questa foto, si vede che quello verso la parte dietro, diciamo quel bianco azzurro che va in quel buco che si intravede, è sicuramente il 12 volt in arrivo. Quello rosso e trasparente credo che sia un 12 volt che va a alimentare la ventola che si vede appena appena lì di fianco. La cosa strana è quell'altro bianco-blu bianco-azzurro che va invece, che viene verso di me, che sto facendo la foto, che non so dove vada a finire, perché di lì non c'è niente di alimentato, niente che funzioni a 12 volt, non lo so. Vediamo se riesco a capirci qualcosa di più con qualche misura. Mi metto a preparare il mio bel tester. Metto il puntale nero sul comune e il rosso sulla misurazione della corrente, e poi, visto che devo misurare 12 volt, metto in corrente continua e sulla scala fino a 20 volt. Comincio con misurare il voltaggio in arrivo, quindi per cercare di capire cosa arriva alla lampada. E trovo già la prima cosa strana, perché misuro intorno ai 18 volt, quando io nel camper non sono neanche connesso alla 220, quindi non posso avere altro che la corrente delle batterie. Le batterie arrivano al massimo, quando sono perfettamente cariche, a 14 e qualcosa, ma non arrivano a 18, quindi
non capisco da dove arriva questo 18 volt. Ora misuro la corrente, mi avvalgo di un pezzo di filo giallo, il primo pezzo che ho trovato, e poi di un cavettino che ho preparato con gli spinotti a coccodrillo. Stacco il positivo della, della coppia bianco-blu in arrivo e attaccherò il pezzettino di cavo, quello giallo, questo pezzettino qua, al posto del cavo blu, e poi attacco un capo del mio cavettino con i coccodrilli tra il cavo blu e il mio cavo quello giallo. Bastava anche un pezzettino di cavo più corto, ma per non stare a tagliarlo ho tenuto la lunghezza, non mi importa, questo qua giallo. In pratica quindi quello che ho fatto, ho staccato il blu, ho inserito al suo posto il giallo per usarlo diciamo come prolunga. Avrei potuto misurare direttamente su quei cavi lì, per mia comodità ho preferito usare questa prolunga con i coccodrillini per poter riuscire a lavorare sul tavolo. Ok, sono pronto a misurare, sposto il puntale di positivo sulla misurazione degli ampere e sposto la ghiera selezionando appunto la misura degli ampere. Collego ai puntali la mia prolunghina con i coccodrillini, così in questo modo posso lavorare tranquillamente alla lampada, accenderla e spegnerla senza dover stare a tenere a mano i puntali. Ok, sono pronto ad accendere. Forse però è meglio misurare con la lampada attaccata ed è lì sulla dinette che la vedete lì. Ok, attacco la lampada, forse è meglio. E sono pronto ad accendere. Vediamo cosa misura. È partito alto e si sta abbassando l'amperaggio, si stabilizza. Vediamolo un po' più da vicino. Si è stabilizzato a 1,64, 1 ampere 64. Ok, la mia misura è fatta, devo rimettere un po' in ordine, quindi tolgo la lampada, stacco la mia prolunghina per la misura, tolgo il pezzettino di cavo, anche se mi risulta strano con la misura di 18 volt, dovrei indagare un po' perché non capisco da dove arrivi. Comunque boh. Vabbè, riattacco il cavo blu, rimetto un po' a posto qua i cavi perché prima erano diciamo bloccati qua intorno al trasformatore.
adesso non riesco più a farli star su bene. Ho rimesso a posto il neon e adesso richiudo. Un po' traballante, ma ci sta e funziona. Ok, quindi misura finita. E non so cosa dire perché mi aspettavo, non me ne intendo molto di neon, mi aspettavo di riuscire a capire meglio. C'è qualcosa che non ho capito, però mi interessa poco in effetti. Allora, la misura l'ho fatta, abbiamo visto 18 volte in ingresso, che è la cosa che non mi spiego. Dovrei aprire il pannello di controllo del camper, vedere se trovo quei fili bianchi e blu, vedere da dove arriva questo 18 volt. Poi abbiamo visto 1 ampere e 64 di consumo. Da una foto che ho fatto al neon, alla stampa del modello, si vede che è un 22 watt, però non c'è scritto quanto è il voltaggio di funzionamento. Avete visto il circuito che c'è dentro la lampada, che ha sicuramente un innalzatore di tensione. Io non me ne intendo di neon, ma credo che ci siano solo a 220 volt, per cui sono andato un po' in internet, non ho trovato l'informazione di a che voltaggio funzionasse, e ho trovato un sito che diceva 62 volt, che mi sembra molto strano, e un altro che diceva 220 volt. Alla fine purtroppo poi non ho fatto la ripresa, ho misurato sullo spinotto che arriva verso il neon, quindi senza il neon, e ho misurato 208 volt, quindi penso che sia 220 volt il funzionamento. Quindi con la classica formula volt per ampere, se è a 12 volt l'alimentazione darebbe 23 watt, se fosse 18 darebbe 35 watt. Comunque devo verificare questo 18 volt. Tra l'altro non ho pensato di misurare il voltaggio a lampada accesa, l'ho misurato solo a lampada spenta, perché magari a lampada accesa si abbassa, può essere, però è strano comunque, perché comunque a lampada spenta ci sono questi 18 volt che non so da dove arrivano. A questo punto chiedo a voi, se c'è qualcuno che è esperto di camper e magari che conosce lampade di questo genere qua, che si montavano sui vecchi camper. Adesso mettono tutte lampade LED, però ai tempi si montavano queste lampade. Se sapete magari da dove può arrivare quel 18 volt, sapendolo, perché il mio dubbio che mi viene è che se c'è questo circuito che da 12 o 14 volt, quello che è la batteria, innalza fino a 18, può essere un circuito che continua a consumare corrente 24 ore su 24 inutilmente, quindi potrebbe essere comodo saperlo e toglierlo o disattivarlo togliendo alimentazione. Comunque io guarderò nel pannello di controllo e vedrò se riesco a trovarlo. Ovviamente la soluzione migliore, ed è quella che farò, è sostituire questa vecchia plafoniera con una plafoniera nuova con lampadine standard su cui poi posso montare tutte le lampadine LED. Una delle cose che devo fare sicuramente è cambiare tutte le lampadine, che sono ancora tutte a incandescenza, sono quelle originali, con quelle a LED, così consumano meno. Bene, direi per questo piccolo video su questa misura è tutto. Spero che abbia fatto piacere a quell'utente che mi ha chiesto come fare a misurare con il tester. So che per chi è capace è stata una cosa piuttosto banale, comunque spero che sia stato utile a qualcuno, e niente, appuntamento ai prossimi video.
credo che il prossimo video che farò sarà quello sui conti di marzo, e poi ne ho altri in ballo da fare. Bene, per questo video è tutto, grazie a tutti di quello che fate per il canale e un saluto a tutti, ciao! Ehm, credo che il prossimo sia quello sui conti di marzo.